Le attività di ripristino e recupero ambientale degli ambienti dunali si sono rese necessarie una volta eliminata la componente esotica invasiva, proprio per cercare di stabilizzare questi ecosistemi che, privati di una vegetazione di tipo alloctona, sono risultati comunque sprovvisti di una copertura vegetale. Ed è proprio a partire dal germoplasma moltiplicato e quindi dai materiali che geneticamente compatibili sono stati allevati presso i vivai di Forestas che si è proceduto alle opere di ripristino ambientale. Opere di ripristino che chiaramente si sono sviluppate non semplicemente utilizzando un postime autoctone compatibile geneticamente, ma anche realizzando delle opere di ingegneria naturalistica. In questo caso ci siamo serviti di supporti esclusivamente naturali, abbiamo quindi utilizzato delle georeti, delle geostuoie in fibra di cocco, di canapa e poi dei supporti lignei per creare dei nuclei di innesco, delle scacchiere e poi per coprire quelli che erano gli apparati radicali emersi, in particolar modo dell'habitat 2250 e quindi all'interno dei ginepreti costieri. Per le azioni di recupero e di ripristino ambientale degli ecosistemi, in primis è stata realizzata un'attività di indagine di carattere geomorfologico e vegetazionale proprio per caratterizzare i sistemi dunali, in particolar modo quelli appunto della Sardegna meridionale, che sono i più complessi. Una volta compiuti questi studi si è proceduto a una fase di progettazione degli interventi. La progettazione è stata affidata in questo caso alla provincia di Cagliari e sulla base di questa progettazione si sono poi eseguiti tutti gli interventi che da un lato sono stati strutturali e quindi hanno previsto la messa a dimora di passerelle per evitare che comunque avvenisse un calpestio su tutta la duna e che l'afflusso di turisti alle aree costiere fosse canalizzato. Una parziale recinzione dei sistemi dunali con un sistema molto semplice, corda a palo, per evitare l'ingresso delle persone nei sistemi dunali e all'interno degli stessi invece delle opere strutturali con materiali totalmente compatibili e biodegradabili utilizzando legno, canne e geostuoie. Questo per creare che cosa? Semplicemente dei nuclei di innesco che fossero in grado di bloccare la sabbia, di stabilizzare quindi i flussi eolici che trasportano i sedimenti, poi invece delle scacchiere che consentono una maggior stabilizzazione degli habitat anche più evoluti e delle geostuoie a protezione dei sistemi radicali dell'habitat 2250. All'interno di queste strutture sono stati poi seminati chiaramente o piantate le specie utili proprio relative a quegli habitat, in particolar modo il giglio delle sabbie, Pancratium maritimum, il lentisco, Pistachia lentiscus, Juniperus macrocarpa, quindi il ginepro coccolone, che sono certamente le più importanti specie caratterizzanti gli habitat in questi ecosistemi dunali costieri. Per quanto concerne la realizzazione degli interventi, non si sono riscontrate particolari criticità, ma certamente è bene fare attenzione e realizzare gli stessi in un'epoca dell'anno che consenta in primis una stabilizzazione dei sistemi dunali, un facile successo in particolar modo per quanto concerne l'affrancamento dei materiali messi a dimora. Successivamente agli interventi invece si presentano delle criticità che nascono con la prima stagione turistica e quindi con l'afflusso dei turisti. In questo caso è importantissimo la manutenzione di quelle che sono le opere che vengono realizzate, proprio per cercare di fare in modo che il lavoro fatto non venga vanificato. Nel proseguo del progetto, a distanza di anni, oggi ci rendiamo conto che questa manutenzione ordinaria deve essere realizzata costantemente per non vanificare gli sforzi e i danari che in questo caso l'Unione Europea mette a disposizione.
Il limite più grosso lo si riscontra per quanto riguarda la cartellonistica. In questi ecosistemi dunali costieri, soggetti a diversi stress ambientali, quindi una forte radiazione solare, una forte ventosità, un'umidità relativa molto elevata, qualsiasi tipologia di cartello tende nel tempo a scolorire, a degradarsi con facilità e non c'è cosa peggiore che in un intervento di questo tipo la cartellonistica non sia esplicativa, efficace e ben tenuta. Oltre a questo, nel tempo ci siamo resi conto che la manutenzione, per esempio, dei sistemi di dissuasione, e quindi per esempio il sistema cordo a palo, ha necessità di una grande manutenzione, di una costante manutenzione. Così pure le passerelle che in questo caso, essendo realizzate con supporti lignei, tendono a degradarsi e anche qui è importante utilizzare sempre, oltre che materiali forestali certificati, anche materiali lignei che sono stati autoclavati per garantire una maggior resistenza nel tempo di queste strutture che vengono realizzate. Mentre invece per quanto concerne gli interventi, quindi i nuclei di innesco, le scacchiere, piuttosto che le geostuoie, non si riscontrano particolari problemi proprio perché nel giro, anche semplicemente di una sola annualità, vengono completamente ricoperti di sabbia e quindi si riesce con grande facilità a strutturare poi una copertura vegetale che a distanza appunto di 4-5 anni, come dai primi progetti che abbiamo realizzati, è assolutamente molto elevata e non lascia neanche la possibilità che ci sia un impatto visivo che potrebbe invece avere effetti negativi. Per quanto concerne la replicabilità degli interventi realizzati nei progetti LIFE, Providune e Resmaris, certamente l'esperienza che abbiamo maturato dimostra come la replicabilità possa essere estesa a tutti gli ecosistemi dunali delle aree mediterranee. Le specie utilizzate sono specie che di fatto hanno una diffusione molto ampia in tutto il Mediterraneo. In primis il lentisco e il ginepro coccolone, così come anche il giglio delle sabbie. Quindi non ci sono problemi di reperibilità di materiali, non ci sono problemi di moltiplicazione degli stessi. Le specie si adattano molto facilmente a questi ecosistemi e tendono poi a creare dei popolamenti autonomi in grado di riprodursi e moltiplicarsi. Questi interventi con queste tecniche di ingegneria naturalistica, di rinaturazione, sono di fatto poi già utilizzati in altri contesti, in altri progetti LIFE che si realizzano anche non semplicemente in territorio italico, ma per esempio in Spagna, in Grecia, sono molto frequenti ormai queste tecniche, per cui ritengo che di fatto la replicabilità di quanto da noi realizzato sia nei fatti già dimostrata appunto da altri progetti LIFE.